torniamo coi forum. Certo, Biglino difende la tesi che la Bibbia non parli di Dio. Tuttavia, ascoltate bene, pur nella plausibilità che alcuni testi biblici all'origine non avessero Dio in senso stretto come protagonista, esperti di slalom, questi scritti sono stati in seguito usati e per questo conservati proprio da quelli che volevano parlare di Dio. Ma guarda caso, sono 6 anni che io dico la Bibbia è finita nelle mani dei teologi, che l'hanno trasformata a loro uso e consumo. Sono stati usati proprio da quelli che volevano parlare di Dio. Questi testi sono stati poi più volte rimaneggiati, rifusi, rivisti e corretti da quelli che erano interessati a parlare di Dio e poi in seguito ancora variamente interpretati da quelli che volevano parlare di Dio. In altri termini, la Bibbia è il testimone e il frutto di una lunga ricerca di Dio non ancora terminata. Cioè, non l'hanno ancora trovato, ma non dovrebbe essere lì? Questa ricerca non è mai stata univoca, uniforme, pacifica e priva di errori. La storia ci testimonia una ricerca assolutamente varia, spesso equivoca, multiforme, violenta e piena di passi falsi. Sottoscrivo tutto. Tutto. Mi dispiace di non averle scritte io queste parole qui. Avrei dovuto scriverle io, invece l'hanno scritto quelli che stanno dall'altra parte. Bibbia di Gerusalemme. La Bibbia di Gerusalemme è la Bibbia prodotta dall'École Biblique di Gerusalemme, con la pratica di studi biblici di Gerusalemme. Partiamo dall'Ottocento con Lagrange, insomma è l'esegesi domenicana. Quindi la Bibbia di Gerusalemme, diciamo, è una di quelle più curate. Nella introduzione c'è scritto: bisogna cominciare con il riconoscimento del carattere limitato delle nostre conoscenze circa i testi e circa l'ambiente di origine che li spiega. Cioè, sappiamo poco. Metto la firma. Dunque, allora, abbiamo appena letto da parte dell'esegesi ebraica. Questo libro è stato usato da quelli che volevano parlare di Dio. Bibbia di Gerusalemme. I fatti sono stati introdotti, spiegati e raggruppati per dimostrare una tesi religiosa. Bibbia di Gerusalemme, non Mauro Biglino. E questa tesi religiosa è che c'è un Dio che ha formato un popolo e gli ha dato un paese. Quindi tutto è stato costruito per dimostrare questa tesi. Bibbia di Gerusalemme. Ma se si nega la realtà storica di questi fatti e della persona di Mosè, si rendono inesplicabili il seguito della storia di Israele, la sua fedeltà allo Yahwismo, eccetera, eccetera. Cioè, come dire, tutti questi fatti sono stati raggruppati, ma hanno un fondamento storico. E certo, perché altrimenti non si spiegherebbe. Poi sopra c'è stata costruita la teologia. E infatti la Bibbia è sostanzialmente un libro di storia. Finito nelle mani dei teologi, finito nelle mani di quelli che vogliono parlare di Dio. E allora certo, prendiamo l'Iliade e l'Odissea e li facciamo parlare di Dio, ma ve lo garantisco. Se noi applichiamo l'Iliade e l'Odissea alle stesse categorie interpretative esegetiche che vengono applicate all'Antico Testamento, tiriamo fuori il monoteismo omerico, che non esiste come non esiste il monoteismo biblico. Allora, voi sapete che il nucleo della Bibbia è costituito dal Pentateuco, la Torah, cioè i primi 5 libri, che sono il fondamento della Bibbia, no? Anche nel canone ebraico c'è la Torah, i profeti e gli scritti, cioè la parte meno importante. La Torah, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, è per tradizione, quindi la tradizione, attribuita a Mosè. Ho qui la mail di risposta del professor Robert Wexler, presidente dell'American Jewish University di Los Angeles, al quale io ho fatto delle domande su Abramo, perché i rabbini americani rispondono moltissimo, perché studiano molto, e lui dice che tra di loro, nei loro studiosi, non tutti accettano che Mosè sia storico. Non solo, la maggior parte dei moderni biblisti loro pensa che Abramo non sia mai esistito. Siccome nelle nostre Bibbie c'è scritto, noi facciamo finta che siano esistiti tutti e due. Però siamo consapevoli del fatto che facciamo finta. Allora, noi facciamo finta che Mosè sia esistito. Quindi la tradizione attribuisce a Mosè i primi 5 libri della Bibbia. Il Deuteronomio, che è l'ultimo di questi 5 libri, sanno tutti e lo scrivono, lo vedete anche negli studi per esempio del professor Garbini dell'Università La Sapienza di Roma, docente di filologia semitica eccetera,
che l'opera probabilmente è stata, qui siamo nella Bibbia di Gerusalemme, è stata composta sotto il re Giosia, che siamo intorno al 620 a.C., per servire al suo disegno di riforma. Cioè questo re voleva apportare delle riforme e, diciamo così, ha fatto scrivere questo libro. Ma la cosa interessante è che poi questo libro lui l'ha fatto trovare nel Tempio. E farlo trovare nel Tempio è stato il mezzo per dargli un'autorità che non avrebbe altrimenti avuto se presentata come un'opera contemporanea. Cioè questo libro che la tradizione, vi dicevo prima, non c'è nulla di più inattendibile della tradizione, la tradizione attribuisce a Mosè, è stato scritto nella migliore delle ipotesi 600 anni dopo Mosè. E inganno nell'inganno lo hanno fatto trovare nel Tempio per dire abbiamo trovato questo libro che ha scritto Mosè, perché altrimenti la gente non gli avrebbe creduto. Ma è scritto qui, Bibbia di Gerusalemme, non lo dice Mauro Biglini. La composizione di questa valta raccolta era attribuita a Mosè dal principio della nostra era. Gesù Cristo e gli Apostoli si sono conformati a questa opinione. Cioè il Figlio di Dio si è conformato a quella opinione. Ma le tradizioni più antiche non affermavano esplicitamente che Mosè fosse il redattore del Pentateuco. Cioè la Bibbia è questa roba qui. Qui è scritto nelle spiegazioni, nella prefazione, la Bibbia di Gerusalemme, edizione del 2013. Prefazione al Pentateuco, pagina 5. Quindi non avevano affermato che lo fosse. Poi però è passato nella tradizione, che appunto, ripeto, è inattendibile, e quindi si dice che il Pentateuco è stato scritto da Mosè, il che però vorrebbe anche dire che siccome nel Pentateuco si parla della morte di Mosè, morte presunta perché nessuno l'ha visto morire, e si dice anche che fino ad oggi nessuno sa dove sia il sepolcro di Mosè, vorrebbe dire che Mosè, da morto, ha detto nessuno sa dov'è il mio sepolcro, fino ad oggi. Tra l'altro sulla morte di Mosè scrive anche Giuseppe Flavio, lo storico giudeo-romano, si scrive nel I secolo d.C., antichità giudaiche. Parlando della morte di Mosè, sapete che cosa dice? Dice che Mosè, appunto, quando decide che deve morire, e la Bibbia tra l'altro dice che Mosè era in piena salute, in pieno vigore, quindi non aveva nessun motivo per morire. Proprio lo dice la Bibbia, era in pieno vigore. Si allontana con Giosuè, che è il suo successore laico, diciamo così, comandante in campo, e Eleazzaro, che era il sacerdote. Ecco. Si allontana, va in questa valle di Moab, e poi arriva una nube che lo prende e lo porta via. Ora, siccome la nube è nell'Antico Testamento il termine che sempre si accompagna all'arrivo di quelli lì, la nube che arriva, e Giuseppe Flavio mette un'annotazione che è stupenda. Ma Mosè ha scritto che era morto perché nessuno pensasse che lui se n'era andato con le divinità. È o non è fantastico? Sapendo che nella Bibbia c'è Enoch che se n'è andato con le divinità, c'è Elia che se n'è andato con le divinità, e dice perché nessuno potesse dire che lui se n'era andato con le divinità, ha scritto che era morto. È bellissima. Quello che chiamiamo Antico Testamento, Bibbia di Gerusalemme, è in gran parte opera dei sacerdoti del Tempio di Gerusalemme. L'Antico Testamento è dunque il frutto della riflessione sacerdotale protratta lungo alcuni secoli nella città di Gerusalemme. Sottoscrivo tutto. Chi ha avuto in mano il potere? Quelli che volevano parlare di Dio si sono scritti questo libro. Loro che volevano parlare di Dio. Abbiamo letto prima, no? Come l'hanno fatto diventare, per che motivi l'hanno fatto diventare un libro sacro, Alessandria e Gerusalemme. E quindi noi abbiamo questo libro che viene fatto parlare di Dio, perché è finito nelle mani, è stato gestito da quelli che volevano parlare di Dio, e poi vi ho detto prima della creazione dell'uomo e del fatto che noi siamo all'interno, diciamo così, di un disegno provvidenziale di salvezza, no? Cioè nel senso che siccome noi nasciamo macchiati da un peccato originale che nella Bibbia non c'è, abbiamo bisogno di mediatori, e il primo grande mediatore è stato Gesù Cristo, che con la sua presunta morte in croce avrebbe liberato l'uomo dalla macchia che non c'è, e poi dobbiamo passare attraverso dei mediatori per riconciliarci con questo Dio inventato dalla teologia cristiana. E qual è questa macchia? La macchia è il famoso peccato originale commesso da Adamo ed Eva, Eva prima e Adamo poi. E si dice Adamo ed Eva sono stati puniti, quindi c'è la punizione che colpisce tutta l'umanità. Bibbia di Gerusalemme. La cacciata di Adamo ed Eva dal Gan Eden, famoso paradiso, poi se abbiamo tempo ne parliamo, non si tratta di un castigo per l'uomo a motivo di una colpa già commessa, ma di una misura preventiva, che è esattamente ciò che c'è scritto nella Bibbia, che è diverso da ciò che ha inventato la teologia.
Perché gli Elohim cacciano Adamo ed Eva perché non abbiano accesso alle pratiche dell'albero della vita. Perché dicono altrimenti questi qui, dopo quello che già hanno acquisito, se hanno accesso pure a quelle pratiche, diventano pericolosissimi per noi. E quindi fuori di qui. Non li uccidano perché li hanno fabbricati loro con la clonazione. E quindi un minimo di pietà per queste loro creature ce l'avevano. Ma lo dicono qui, non è la condanna per una colpa, ma è un'azione preventiva. Ma non è mica finita. Quindi non bisogna cercare nella Bibbia tutto ciò che vi è stato letto in seguito, sia che si tratti delle riletture bibliche come quella di Paolo, che è quello che ha cominciato a inventare l'idea del peccato originale, poi c'è stato Agostino che ha creato la grande favola, quindi sia per quanto riguarda le riletture bibliche, sia per quanto riguarda le formulazioni dogmatiche della Chiesa. Cioè, più chiari di così non si può essere. Nella Bibbia non dobbiamo cercare ciò che è stato inventato dopo, perché non c'è. Cioè, vedete che io sto raccontando le fonti degli altri? Diciamo dei miei, fra virgolette, nemici? Non c'è nulla di mio, faccio veramente un lavoro da cretino. Cioè, è stato fatto diventare sacro per motivi di prestigio, potere e denaro. Ci hanno inventato sopra le cose, ci hanno introdotto il concetto di una colpa che ci macchierebbe a tutti, ma non c'è punizione per quella colpa, e dopo su quella colpa che non c'è sono state inventate queste cose qui, a partire da Paolo.